Ciao ragazzi, oggi vedremo un orologio che ha avuto il gravoso compito di portare il verbo Rolex in una più ampia fascia di mercato, il Tudor Submariner, e eredita già il nome Submariner dal famosissimo Rolex Submariner che tutti conoscete e che avete visto anche qui su Watch Fan in diverse referenze. Vedremo come questi due orologi, perché all'interno di questa scatola abbiamo due orologi di referenza diversa e di epoca diversa, possono richiamare la continuità della casa madre di Rolex per andare a inseguire quei dettagli, però con un minor costo aziendale, perché questi orologi equipaggiavano dapprima calibri 390 di Tudor che avevano richiami con Rolex, ma successivamente si passò anche ad una referenza, la 7923, con calibro manuale ETA, e ETA fu utilizzata per equipaggiare il Tudor Submariner anche quando fu fornito alla Marina Nazionale francese, fino a queste referenze che arrivarono agli anni 90, perché lo sviluppo del Tudor Submariner, iniziò nel 1954 con la referenza 7922, passando poi per delle milestone, pietre miliari, per l'adozione del Big Crown nella referenza 7924, nella 7928 perché furono introdotte anche le spallette di protezione, quindi ci fu un susseguirsi di miglioramenti simili a quelli che si ebbero sulle referenze Submariner, tipo le 5510, le 5512 che era Kosk, insomma. Quindi c'è un richiamo alla casa madre non soltanto di tipo estetico ma anche di sviluppo, e quindi andremo a vederli insieme. Quindi iscrivetevi a Watch Fan attivando la campanella delle notifiche, mi raccomando iscrivetevi anche al mio profilo Instagram dove potrete vedere anche qualche foto in più di questi due orologi che non vedremo in questo video. Ok, bene, adesso andiamo ad aprire questa bellissima e graziosa scatoletta. Ed ecco la nostra scatola dove all'interno si nascondono i nostri Tudor Submariner. Bellissimi orologi, eccoli qua, andiamo a prenderli insieme. 1984 per la referenza 76-100, 1995 per questa referenza 79-190. Qui siamo più o meno, se dovessimo parlare un po' di carriera di questo orologio, siamo più o meno a metà corso per quanto riguarda il 7600, qui invece siamo al finire a metà degli anni 90, ma considerate che è l'ultimo orologio a catalogo che adotta il vetro zaffiro, quindi a differenza del predecessore che aveva ancora il vetro plastica come in questo caso il 7600, e le differenze si fanno notare subito. Andiamo a vederle un po' più nel vivo. Guardate il profilo frontale di questi due orologi. Ecco, il flashness del vetro, siamo all'incirca a un paio di millimetri di sprofilamento rispetto al vetro zaffiro, che ricorda anche di più il Submariner 16610, al quale potrebbe lontanamente strizzare un po' qualche occhiolino riguardante alcune particolarità, ma qui invece troviamo l'essenza del vintage. Guardate questo orologio, è bellissimo perché ricorda i Rolex Vintage 5512, orologio tra l'altro il mio preferito perché era un Kosk prima del 5513. Guardate lo sprofilamento, ecco l'angolo che si viene a creare di gap fra la lunetta e la cassa. Guardate, addirittura rispetto alla parte più sporgente qui abbiamo uno sprofilamento che è all'incirca di anche qui un paio di millimetri, ed è una cosa molto molto comoda quando si va a ruotare la lunetta in entrambi i sensi. Questa è una lunetta come le referenze Rolex che vi ho citato, con una lamella che lavora a frizione, non c'è una cremagliera come in questo caso, dove invece, eccola qui, la sentite ruotare, è una rotazione che lavora su due molle, un po' come sui Seiko anche moderni. Infatti se per ogni grado di minuto ci sono due suoni, due cricchi, sentite, se riesco a farvelo sentire. Sono due suoni che hanno un diverso
un diverso lavoro fra di loro, come Seiko ce l'ha una parte superiore e inferiore, e quindi è differente dal 16-610 che aveva una molletta a ore 1 che lavorava in maniera singola con una cremagliera. Ovviamente qui la lunetta è unidirezionale rispetto al 7600 blu. Perché nel 75 fu scelto questo colore perché aveva dei pigmenti molto più resistenti all'umidità, che un problema che aveva per esempio il Tudor Submariner di quell'epoca con quadrante nero. Quindi questo è il motivo per cui è stato adottato il blu, anche perché poi è stato anche adottato dalla Marina Nazionale francese e così via. Tudor Submariner perché tutti i componenti dell'abillage sono di derivazione Rolex. Infatti, se andiamo a prendere questo modello significativo proprio appartenente al periodo tra virgolette d'oro, noi abbiamo la prolunga che è brandizzata Rolex, abbiamo il deployant brandizzato Rolex, ovviamente abbiamo la cassa che è brandizzata, guardate anche i numeri di serie del finale del bracciale così potete vederli, e questa invece è la corona, anch'essa brandizzata Rolex. Negli anni 90 le cose cambiano perché, mettiamo a posto ecco il nostro dot, negli anni 90 le cose cambiano perché di Rolex rimane sempre il fondello che vediamo in questo caso. Ne approfitto, vi faccio vedere anche i numeri dei part number del bracciale e finale, ma il deployant diventa Tudor. L'unica cosa che rimane insieme anche al fondello è sempre la corona. Quindi questo è il Submariner, sono i due Submariner messi a confronto, 7600 7990, e vi dicevo anche per esempio ecco la prolunga, anch'essa brandizzata Rolex come la cassetta, che andiamo a vedere insieme a quella del nostro Submariner degli anni 80, ed eccola qua. Questo è lo scudetto che sostituisce la rosellina, che non troviamo in queste referenze perché questo cambio di logo fu fatto sul finire degli anni 60. E questi sono i nostri due orologi. Vogliamo andare a vedere qualche altro dettaglio dimensionale? Sì, ok, andiamo a vedere le dimensioni del è questo 39,41, mentre lo spessore 10,4. Andiamo a vedere anche qui il diametro 39,46, lo spessore vediamo cosa si presenta con un vetro 12,3, e in effetti abbiamo per via anche dello sprofilamento del vetro uno spessore maggiore. Qui rimangono invariate le misure riguardanti il bracciale, che siamo sui 20 mm, lo spessore delle maglie andiamo a riportarlo è 3,78, quindi molto spesso la cartella tra virgolette della singola maglia. 7,03 sulla corona del 7600 è identica cosa rimane sul 7990. Una prova alla bilancia per verificare quant'è il peso. Io vi ricordo per esempio, adesso vi mostro anche quante maglie dispongono gli orologi. Sul 5513 che vi ho mostrato in recensione, il peso era 100 grammi netti, e difatti ritroviamo i 100 grammi più o meno su questo orologio. Non ricordo le maglie, però una cosa particolare proprio rispetto a questo orologio, all'orologio eccolo qua, il 7600, è che le maglie sono presso piegate. Nonostante si tratti di un orologio degli anni 90, pensate, le maglie sono piegate come negli orologi degli anni 70. Paradossalmente questo che è dell'84 invece è brandizzato Rolex, è un bracciale pieno Oyster, che ha come peso, quindi ci aspettiamo qualcosina in più, andiamo a vederlo, ed eccolo qua, spostiamo, 114 grammi, quindi non molto, ma stiamo parlando più o meno di 10 grammi di differenza quando abbiamo ecco queste maglie qui, che vi lascio pure contare. Quindi questi sono gli orologi. Altre particolarità, beh, le vedremo nel dettaglio del quadrante. Non mi pare che ci sia
nient'altro da dire, vi ho mostrato quello che sono questi due gioiellini che andiamo a vedere adesso un po' più da vicino. Andiamo in cerca di dettagli sul nostro Tudor Press Date Submariner, andiamo a soffermarci subito su quelle che sono le ricerche di alcune grazie, specialmente nel nome Submariner, che si riconduce poi anche sui particolari graziati della scala graduata T, Swiss Made T, e anche del trattamento in trizio direttamente eseguito su tutto corpo sfere e indici che vediamo in questo caso. Andiamo a vederlo per quanto riguarda la sfera dei minuti, il font utilizzato sul disco data, particolare cosa anche è il campo argentato dove risalta il numero nero, e infine la sfera Mercedes, eccola qui, appena coperta dal passaggio della codina di compensazione, veramente notevole. Andiamo a vedere il prossimo. Siamo sul 79-190, possiamo vedere una differenza di applicazione della vernice per quanto riguarda il font utilizzato e anche un'applicazione meno graziata proprio di questi font durante la stampa. Il trattamento trizio è identico, ovviamente essendo una sostanza un po' più giovane e anche di colore un po' più bianco candido. Ed eccola qui, sfera Mercedes, che ha fatto uno scambio con le Snowflake alla fine degli anni 60, partita Mercedes, diventata nel 69 Snowflake, per poi ripassare anche ad essere Mercedes come in questo caso. Questi sono i dettagli e chiudiamo anche con una parte della lunetta che richiama un po' il 16-610 perché abbiamo la gradazione argentata su campo nero per finire, eccola qui, al nostro dot luminoso. Andiamo a vedere l'interno del nostro Tudor Submariner, eccolo qua, 76-100 per questo esemplare, mentre andiamo ad osservare il fondello del 79-190, quindi abbiamo 84 versus 1995. Questo è il grado di finitura. Invece dei nostri ETA 2824 sono due modelli identici che equipaggiano due sistemi di sospensione, eccolo qua, ve lo mostro meglio, sospensione urti a KIF, vedete non è un Incablock, quindi richiama quello di Rolex 3135, questa è la rotazione che mostra anche gli invertitori, il perlage che ne fa un calibro top grade, quindi onde di Ginevra con le nostre elicotterature su tutti i ponti. Abbiamo inoltre la chiusura del fondello, come potete vedere, ha un gradino di chiusura perché normalmente questa parte è molto sottile sui Rolex che abbiamo visto anche in passato, invece qui va a fare completamente pacchetto con la struttura in questo punto. Questo è l'ETA 2824, quindi un orologio che porta all'interno un calibro altrettanto affidabile quanto l'orologio stesso. Prova funzionale, vediamo cosa ci offre Tudor Submariner in termini di prestazioni. Guardate che valori: 307 gradi di amplitudine, 0 secondi di parità, quindi di anticipo, di posticipo, 0.1 di ritardo di impulso. Sono valori ottimi per un orologio dell'84, pensate. Andiamo a vedere cosa succede quando variamo posizione a questo orologio. Manteniamo una linea, aspettiamo un attimino un campionamento, vediamo qual è la differenza che si sta presentando sulla funzione che guardiamo, ed eccola qua. Perdiamo 5 secondi su questa posizione e circa 20 gradi sulla potenza. Andiamo a vedere, muovendo ancora in questo senso l'orologio, per vedere se ci sono escursioni importanti, ma c'è più o meno una coerenza di marcia. Guardate, da questo punto qui a questo abbiamo ancora 10 secondi, 8 secondi, sono più o meno i valori di perdita di un ETA 2824 che non ha una certificazione COSC. Questo è un top grade, vi ricordo, e quindi tali valori
si possono assumere come tra virgolette normali per quanto riguarda ETA. -6, quindi ritorniamo adesso alla sua posizione normale. Difatti guardate, subito c'è una risposta migliorativa da parte del nostro calibro, che tenderà poi a risalire sia di potenza che di anticipo, dovendo tendere anche allo 0 forse, e difatti abbiamo 2,96. È un valore prevedibile per ETA 28-24, ecco, però l'importanza è che insomma ci siano i tempi di risposta giusti man mano che l'orologio va a cambiare posizione, per cercare di rientrare in quel valore che il tecnico ha registrato nella posizione in cui il quadrante in questo caso è all'insù, ecco, quindi +1 305. Questo è il 7600 del 1984. Vediamo cosa succede quando andiamo a mettere invece il 79-190, diamo qualche giro di carica giusto per vedere un attimino. Ecco, tra l'altro quando si parla di Rolex su questi orologi, guardate anche il canotto, questo è un canotto triplock dato dai 3 puntini, guardate lo spessore del canotto che incorpora anche l'o-ring superficiale esterna, lo spessore che è lo stesso tipo di canotto che è adottato anche sul 7600. Quindi andiamo a chiudere la nostra corona, andiamo a posizionarlo e vediamo cosa capita con questo orologio. E qui abbiamo una sorpresa, perché siamo a massima carica, guardate qui, ecco, questo è un valore che tra virgolette è anche da considerare. Ci sono degli orologi che possono avere questa variazione, guardate la distanza che c'è fra le due levate, che è data da questo 4.7 millisecondi, 262. La potenza e l'anticipo sono buoni, però ovviamente questa è una misura che è da regolare. Nel tempo può capitare, non so, con urti o perché una registrazione non è andata a buon fine, o semplicemente ci può essere sicuramente human factor, che un orologio si vada a scomporre così in maniera naturale, è un po' difficilotto, però non è nulla di grave, perché in sede di registrazione questo orologio può andare tranquillamente sugli stessi valori di quelli che abbiamo visto del 7600. Guardate il cambio di passo però notevole quando andiamo a mettere l'orologio con ore 12 alto, +9 secondi, siamo passati da 4 secondi a 21 addirittura, quindi questo è ancora più suscettibile, sensibile ai cambi di posizione. Siamo passati, vi ricordo, da +4 a +21, +20 secondi, mentre l'altro era sui 3 secondi, circa 0 secondi, andando a scendere sui 10 secondi circa, quindi minor sensibilità al cambio di orientamento. Ed eccolo qua, siamo ancora con orologio con ore 12 questa volta orizzontali, quindi ore 9 verso il basso, e anche qui abbiamo un valore che è variato, +13, 251, siamo sempre in soglia di sicurezza, eccolo qua. Andiamo a rimetterlo in posizione, vediamo un attimino cosa capita. Con un comparatore non riusciamo ancora a sentire in maniera acustica la differenza, lo zoppicare delle due levate. Se ci dovessimo concentrare forse potremmo percepirlo, però in questo momento non lo sentiamo, perché questo valore crea anche un suono diverso dall'orologio, quindi non il solito ticchettio, ma che è molto più sensibile. Si sente molto di più per esempio sugli orologi a pendolo, al minimo variare della cicloide sulla regolazione. Quindi questo è il nostro Tudor Submariner. Bene, andiamo alle considerazioni adesso. E quindi questo è il Tudor Submariner. Che sia un orologio economico oggi non è poi tanto vero, perché esemplari del genere, parliamo del 79-190, oggi hanno un prezzo sul mercato che arriva a 7.000 euro addirittura, più o meno. Questo invece
il 76-100 blu, addirittura ho visto anche prezzi intorno ai 12.000, pensate, 12.000, ma andiamo sugli 8, dagli 8 agli 11 circa, sempre a seconda del corredo, e qui abbiamo un bellissimo anche corredo originale che appartiene al 79-190. Quindi sono orologi che, andando ad avere il compito iniziale che vi ho descritto, quello di abbracciare una ampia fetta di mercato, sono stati prodotti per circa 20 serie dal 54 al 99. Ovvio che i numeri non sono elevati, specialmente quando si parla delle referenze della fine degli anni 60, quelle dove avevamo le iniziali sfere Mercedes che ripercorrevano un po' quelle che era la configurazione del Rolex Submariner, ma che comunque hanno un interesse storico. Anche oggi questi orologi, poi per di più, col fatto che oggi abbiamo il Tudor Black Bay, sicuramente non vedremo più un Tudor Submariner, anche perché forse il divario fra Rolex e Tudor oggi è un po' più accentuato. Avete anche visto il Black Bay Chrono, per esempio, equipaggia un calibro che è frutto di una joint venture con Breitling, quindi questo è un po' il segnale che Tudor lancia, cercando di non essere più all'ombra di una casa madre come Rolex. Però pensate una cosa, pensate se Tudor oggi facesse un Tudor Submariner, io penso che andrebbe veramente a ruba, perché con la qualità che sempre ha contraddistinto Tudor in una fascia di mercato medio-bassa, concedetemi il termine medio-bassa, pensate oggi se con la qualità che abbiamo visto qui su Watch Fan con Tudor, ne vedremo ancora di Tudor, voi iscrivetevi al canale intanto e poi state tranquilli che i Tudor ve li faccio poi vedere io. Pensate che con la qualità del Tudor Black Bay di oggi, se Tudor facesse un Submariner che riprendesse per esempio, non so, le caratteristiche del 116-610, non vi dico il 126-610, però sicuramente andrebbero veramente a ruba, e io vi assicuro che non costerebbero 3.000 euro come magari potrebbe costare oggi il Tudor Black Bay, anche perché comunque la qualità oggi su Tudor la sentiamo, l'abbiamo vista anche nei dettagli, ma si vede anche in questi esemplari, appartenenti addirittura agli anni 80, dove il bracciale era pieno sul 76-100, una cosa un po' strana invece trovare il presso piegato su una referenza di metà anni 90 come il 79-190, ma deve incarnare un po' di più quell'aspetto economico per il quale era stato ideato questo orologio. A livello di performance l'abbiamo visto, un orologio con tanto di cappello, deve essere registrato sicuramente il 79-190, ma sono delle sciocchezze. E cos'altro ancora? Beh, rimane sempre quell'alone di orologio economico all'ombra di Rolex, sì, ho capito, però alla fine ragazzi, se tutto ciò non ci fosse stato, se non si fosse parlato di somiglianza, di legame con Rolex, questo sarebbe un altro orologio della mid class, permettetemi il nome, che potrebbe essere paragonato tranquillamente ad Omega, come sono convinto che possa mancare ancora un piccolo gradino per stare sullo stesso pianerottolo con Omega ad oggi. Bene ragazzi, il video è finito, spero sia stato interessante, esaustivo. Non vi ho potuto parlare di tutti i Tudor Submariner perché veramente c'è un'infinità di referenze di questo orologio, si parla circa di 20 referenze dal 54 al 99 che vi ho detto, però ho preso in esame due riferimenti per vedere quelle che sono le qualità comunque di questo brand. Bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi ancora, vi aspetto, ciao a tutti.